Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi andiamo a realizzare una maxi bag per il mare, interamente realizzata all'uncinetto, quindi non ci sono accessori, è molto semplice, quindi adatta alle principianti e adesso andiamo a vedere nel dettaglio il cordino che ho scelto per oggi. Per questa bellissima borsa mare avremo bisogno solamente del cordino, in particolare io andrò ad utilizzare il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi, che amo davvero tanto. Infatti chi mi segue da tempo sa che lo uso veramente moltissimo perché le tonalità che hanno sono molto particolari. Ci sono sia quelle con il lurex in oro, lurex in argento, ma anche quelli con il lurex tono su tono, quindi ci possiamo veramente sbizzarrire. Io vi lascio il codice sconto col quale andare su Borgo dei Pazzi e comprare Indalux con appunto con uno sconto immediato di 5 euro, ma vi ricordo che il codice sconto è valido per tutti gli articoli che trovate sul loro sito. Io utilizzerò il 3,5 come lavorazione, ma voi anche un 4, un 4,5 lo potete utilizzare tranquillamente. Il tipo di progetto si presta a una borsa molto colorata, ma il progetto può essere eseguito anche monocolore, bicolore o come voi preferite. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo realizzando un anello magico e all'interno andiamo a creare 4 gruppi di maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi facciamo la prima che viene sostituita da 3 catenelle, man mano noi il cerchio lo andiamo a chiudere, facciamo la seconda maglia alta ed anche la terza. Separiamo questo gruppo da 2 catenelle, facciamo il secondo gruppo, quindi sempre 3 maglie alte, 2 catenelle, altro gruppo, quindi altre 3 maglie alte, 2 catenelle e andiamo a creare l'ultimo gruppo, quindi le ultime 3 maglie alte. Tiriamo la codina così andiamo a chiudere il nostro foro. Adesso noi dobbiamo chiudere con 2 catenelle. Io cosa farò? E questo lo farò per tutti i giri. Una sola catenella, poi prendiamo il filo, sulla prima maglia alta ci inseriamo, prendiamo il filo e chiudiamo con una mezza maglia alta e andiamo a ricreare la nostra seconda catenella in maniera tale di ritrovarci sempre nello spazio per iniziare le nostre lavorazioni, quindi i nostri giri. Fatto questo, iniziamo il secondo giro facendo l'aumento qui all'interno, quindi 2 maglie alte, la prima sempre sostituita da 3 catenelle, vado a fare la seconda maglia alta e poi mi vado a lavorare le maglie sottostanti in questa maniera. Poi nell'angolo facciamo un aumento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e altre 2 maglie alte sempre nell'angolo. Ci lavoriamo le maglie alte sottostanti in questo modo e poi sempre nell'angolo andiamo a creare il nostro aumento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle ed altre 2 maglie alte. E così via. Quindi arriviamo a questo punto e ci rivediamo per farvi rivedere come chiudere il giro. Siamo quasi alla fine del secondo giro, quindi dobbiamo completare l'angolo perché le prime 2 maglie alte le abbiamo fatte. Facciamo anche le altre 2. Mancano le 2 catenelle, una la realizzo normalmente e l'altra con la mezza maglia alta, puntando qui
prima maglia alta, che sarebbero le 3 catenelle, e quindi la effettuiamo e chiudiamo pure questo secondo giro. Terzo giro, la stessa cosa, quindi 2 maglie alte nell'angolo, lavoriamo le maglie alte che ci ritroviamo del giro precedente, quindi questa lavorazione sarà identica per 11 giri. Infatti dal 12° inizieremo le diminuzioni per iniziare a salire la borsa. Quindi arrivato nell'angolo facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle ed altre 2 maglie alte, e si procede poi normalmente con tutte le maglie sottostanti. Questa sarà la base della nostra borsa, quindi completiamo tutto e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ho finito tutti gli 11 giri, io ho iniziato il 12°, adesso vi spiego cosa dobbiamo fare da adesso in poi per fare in modo che il corpo a borsa salga. Intanto la nostra base al momento misura 31 cm, io qui mi ritrovo con 43 maglie, quindi ho preso quella centrale, quindi la 22°, e ho messo i marcapunti sia in quello prima che in quello dopo, perché dobbiamo saltare questi 3 punti, quindi adesso io ve lo faccio vedere. Allora, io faccio il penultimo, completo, poi cosa faccio? Faccio l'ultimo punto ma non lo chiudo, l'ultimo punto alto, vado in quello successivo, quindi superati i 3 che devo saltare, faccio un punto alto, vedete, e chiudo tutto assieme in questa maniera e poi procedo normalmente. Quindi tutti poi i punti che ci ritroviamo sottostante li dobbiamo eseguire normalmente. Come vedete la borsa comincia appunto a salire. Nell'angolo facciamo la stessa cosa che abbiamo sempre fatto, ci rivediamo a questo punto perché ve lo faccio rivedere ancora una volta. Siamo arrivati dall'altro lato, quindi vi faccio rivedere la diminuzione. Io qui ho messo solo un marcapunti, ma noi dobbiamo comunque saltare sia il primo che quello seguente al nostro punto centrale. Quindi arrivato in quello prima dobbiamo fare una maglia alta non chiusa, poi questo è il punto centrale, questo si salta, in quello successivo ancora andiamo a fare un altro punto alto che andiamo poi a chiudere insieme a quello che abbiamo lasciato aperto in questo modo, e si procede. Quindi da adesso in poi dobbiamo fare questo lavoro sempre arrivato al centro, e tutto il resto è identico. Vedete che la borsa comincia a salire, quindi completiamo questo giro e ci rivediamo per farvi rivedere ancora un'altra volta come si eseguono le diminuzioni. Ho iniziato il secondo giro con le diminuzioni. Intanto la borsa adesso la possiamo mettere nel verso giusto e come vedete appunto sta iniziando a salire. Il secondo giro delle diminuzioni è identico a quello precedente, ma ve lo faccio rivedere. Io qui ho messo il marcapunti, ma diciamo si vede, però per praticità potete metterlo. Praticamente il centro sarà dove noi abbiamo creato i 2 punti alti chiusi insieme. Quindi si lascia quello prima e quello dopo, quindi saranno sempre 3, e quello precedente ancora andiamo a creare una maglia alta non chiusa che chiuderemo insieme a quella successiva, quindi lasciamo i 3, andiamo nella quarta, facciamo un punto alto e lo andiamo poi a chiudere con quello precedente. Quindi dobbiamo fare la stessa identica cosa. E poi il resto è tutto identico, quindi le maglie alte che troviamo sotto le andiamo a lavorare, gli angoli sempre uguali,
Quindi l'unica differenza da adesso in poi è questa diminuzione qui al centro. Adesso io cosa vado a fare? Altri 2 giri in oro e ci rivediamo per vedere come creare il cambio colore. Ho eseguito quindi i primi 4 giri, vedete, con le diminuzioni in color oro. Adesso facciamo il cambio colore, io ho già tagliato il filo, adesso prendiamo un altro colore, questo ovviamente nel caso in cui la volete fare come la mia, quindi con dei colori diversi. Ci agganciamo con un punto basso sempre nell'angolo, eseguiamo 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta e andiamo a fare anche la seconda, quindi in sostanza sarà lo stesso lavoro. Nel frattempo ci lavoriamo le codine così già le cominciamo a fissare. Fatto questo procediamo esattamente come abbiamo fatto nei giri seguenti. Quindi tutte le maglie alte che incontriamo, poi andiamo ad eseguire la nostra diminuzione esattamente come abbiamo fatto nei giri precedenti, gli angoli sempre uguali. Quindi adesso cosa facciamo? Andiamo a creare 4 giri col secondo colore, 4 giri col terzo colore. Per quanto riguarda il dorato ci rivediamo non appena inizio il dorato, perché mentre faremo gli ultimi giri inizieremo pure i manici. Ed ecco come si presenta la nostra borsa mare. Guardate quanto è grande e quanto è venuta bella. Quindi ricapitolando, io sempre col dorato ho iniziato a fare 4 giri con le diminuzioni sempre in oro, 4 in verde, 4 in ruggine e 4 in giallo. Ho ripreso il dorato e anziché fare nuovamente altri 4 giri nello stesso modo in cui abbiamo fatto prima, faccio soltanto il primo giro identico. Poi a partire dal secondo io qui ho fatto un punto basso, ho staccato 80 catenelle che sarebbero il nostro manico, poi mi sono fermata qui, mi sono agganciata qui, ho fatto un punto basso e poi un punto basso in ogni maglia alta sottostante. Ora vi faccio vedere come realizzare l'angolo, cioè la diminuzione, che è praticamente identica a quella che abbiamo fatto fino adesso, solamente con dei punti bassi, e ve lo faccio vedere. Quindi questi sono i 3 punti che dobbiamo saltare, vado in quello prima, non chiudo il punto basso, salto i 3 punti, vado in quello successivo, prendo il filo, chiudo tutto insieme e ho realizzato la mia diminuzione e proseguo con dei punti bassi su tutte le maglie che abbiamo sottostanti. Adesso invece nell'angolo vi faccio vedere cosa dobbiamo andare a fare, anche perché faremo un punto basso e poi faremo anche il secondo manico. Ora ve lo faccio vedere. Ci siamo quasi, anche perché adesso dobbiamo fare un altro paio di giri per completare anche il nostro manico. Quindi una volta che siamo arrivati nell'angolo facciamo una catenella e facciamo 80 catenelle che andranno a sostituire il nostro manico. Quindi praticamente dobbiamo andare a fare la stessa cosa. Quindi ci vediamo a questo punto per farvi vedere come proseguire e poi iniziare il giro successivo. Fatte le 80 catenelle, vado nell'angolo, mi aggancio con un punto basso e proseguo con un punto basso in tutte le maglie sottostanti, quindi molto semplice. E proseguo. Poi nell'angolo faccio la diminuzione così come ve l'ho spiegata prima e ci rivediamo a questo punto. Sono arrivata a fine giro, io adesso mi vado a agganciare qui nel punto basso che ho creato all'inizio con un punto bassissimo, catenella, e adesso in ogni maglia, quindi nelle 80 maglie che abbiamo realizzato per il nostro manico, andiamo a creare
un punto basso in ogni catenella, quindi in totale saranno 80. Quindi facciamo tutte queste catenelle, stiamo attenti a non saltarne nessuna, magari poi le contiamo, facendo in modo che siano uguali in tutti e due i manici. Quindi facciamo tutto questo, poi arrivato qui continuiamo sempre con un punto basso, la solita diminuzione nell'angolo e ci rivediamo per vedere come fare il secondo giro del manico. Ho completato anche il secondo giro, quindi adesso io chiudo con un punto bassissimo, faccio una catenella e rifaccio un altro giro a punto basso, quindi anche sopra il nostro manico, ovviamente, praticamente identico a quello precedente. Quindi io procedo, faccio tutto un altro giro, qui al solito la diminuzione con il punto basso e ci rivediamo per fare insieme l'ultimo giro. Ho completato il penultimo giro, quindi adesso per rendere i manici un po' più robusti ne facciamo un altro assolutamente identico al precedente, quindi tutti e tre uguali questi ultimi giri. Quindi andiamo a creare un punto basso, quindi intanto partendo dal manico e poi nel resto della borsa, così il manico, diciamo, sarà più robusto, vedete? Quindi completiamo pure questo giro e ci rivediamo a borsa finita. Ed anche questo progetto è completo, ve la mostro indossata, guardate, è veramente molto carina, molto grande, quindi perfetta per poterla scendere in spiaggia. Le misure finali sono 45 cm in altezza e circa 40 di larghezza e alla fine ho utilizzato in totale 500 grammi di cordino. È comunque un progetto oltre che semplice, quindi adatta anche ai principianti, molto versatile perché possiamo realizzarla più grande, più piccola, utilizzare più colori ma anche farla di un unico colore. Come avete visto dal tutorial, diciamo basta creare una base più grande e più piccola e il gioco è fatto. Se comunque avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, vi lascio anche il codice sconto se volete acquistare questo meraviglioso cordino Indalux di Borgo dei Pazzi e vi ricordo che il codice è valido per tutti gli articoli che trovate sul loro sito. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale e attivate la campanella perché ancora arriveranno tantissimi progetti estivi. Ci vediamo alla mia prossima creazione.